Molte aziende di successo che fatturano miliardi nel mondo non le conosciamo. Infatti i business si dividono in due grosse categorie: quelli B2C, cioè quelli che vendono direttamente al cliente finale, e sono quelli che conosciamo di più perché fanno un sacco di pubblicità, e poi ci sono i business B2B che vendono ad altri business. Immaginate un'azienda che vende auto, quindi B2C. L'azienda sicuramente non produce tutti i componenti in casa, magari compra i freni da un'altra azienda, i sensori da un'altra ancora, e così per migliaia di altri servizi. Questo ci basta per capire che il mercato B2B è gigantesco e comprende anche cose che noi clienti finali non conosciamo affatto, come per esempio il mercato delle certificazioni, che più precisamente potremmo chiamare il settore del testing, inspection e certification, quindi non solo certificazioni. Quando leggete o sentite che un certo brand ha una filiera etica oppure un brand sicuro, non può dirlo così a piacere. Prima deve aver verificato questo dato, e a farlo sono proprio le aziende che fanno certificazioni. E così io posso certificare la qualità dei miei prodotti, la sicurezza sul lavoro, la gestione dell'acqua e dell'energia nella mia azienda, se sono conforme o meno alle norme europee sulla salute. Per certificare queste e migliaia di altre cose così serve un ente esterno, un'azienda che possa metterci la firma. Una di queste aziende, tra le più grandi del mondo nel suo settore con quasi 6 miliardi di fatturato, è Bureau Veritas. È nata quasi 200 anni fa e Bureau Veritas Italia mi ha invitato in azienda parlando con persone interne come certificatori e addirittura anche l'amministratore delegato, che mi ha raccontato il suo percorso e la storia dell'azienda. Noi nasciamo nel 1828 e siamo citati ad esempio nel libro 20.000 leghe sotto i mani come registro di classe. Ma come al solito iniziamo con il tour. Sono andato a trovarli nella loro sede di Milano e mi ha fatto da Cicerone Francesco, classe 92 e podcaster part-time. Iniziamo. Ingresso, reception e 2 ascensori per andare ai piani. Dall'altra parte invece abbiamo le salette. Dove vieni, Bruno? Buongiorno. Dall'altra parte invece abbiamo la sala ristoro, c'è anche il distributore dei gelati. Non è da sottovalutare. Allora, qui abbiamo le diverse salette ispirate ai grandi scienziati del passato, Tesla, fermi. Attenzione, questo è lo spogliatoio per tutti coloro che arrivano in bicicletta o con altri mezzi di fortuna. C'è la possibilità di cambiarsi. Abbiamo fuori la rastrelliera, ci sono anche diversi colleghi che raggiungono il posto di lavoro in bici. Sei appena arrivata in bicicletta? Sì. Da dove arrivi? Da Monza. Vieni ogni giorno in bici? Sì. Qua è dove ti cambi di lavoro? Sì. Come nuova? Quindi ora sei pronta per iniziare la giornata? Esatto. Continuiamo il tour, dove stiamo andando? Alla mia scrivania. Che piano sei? Quinto. Sono 6 piani di Bureau Veritas e poi 2 piani di coworking. Questo qui è il piano. Allora, qui c'è il nostro ufficio che in realtà è condiviso. Buongiorno. Legal Alessio. La tua funzione è? TQR, Technical Quality and Risk, qualità interna. Tu entri qua e poi Mi siedo al mio desk e ovviamente è organizzata un po' in vari modi. Questo è il regalo che ci ha fatto la nostra collega Erika, col santino di Yannick. c'è il sentito di Sinner. Devo dire siete abbastanza caciaroni. È Sì. normale o è perché ci sono io? No, mi fa ridere che è sempre così. Sai che di solito si diceva, guarda te, magari arriva qualcuno, cerchiamo di rimanere nei ranghi, è impossibile. Detto ciò, ho chiesto a Fra la sua routine lavorativa. A che ora entri al lavoro? Abbiamo la flessibilità, quindi dalle 8 alle 9 e mezza. Lavori alle 13? Sì, Post pranzo? anche lì sempre flessibilità, 12, 14 e 30 è un'ora, però poi non c'è nemmeno l'obbligo di timbrare. Schiscia. Ma in realtà anche pranzo fuori o addirittura la chicca delle chicche, pranzo da mia mamma che abita a 200 metri. Per te la svolta. Sì, a volte porto anche dei colleghi. Poi riattacchi a che ora stacchi più o meno? Va dalle 4 e mezza fino alle 7. Io faccio l'orario più canonico del mondo possibile. 9-18. Ma sì, ma perché anche fino è un po' un retaggio culturale. Però vedo piano piano che la generazione successiva, che magari adesso sta iniziando a lavorare, ovviamente si appoggia tanto allo smart working, che comunque abbiamo 2 giorni a settimana, e ovviamente cominciano a, se io posso uscire alle 4 e mezza, mi organizzo di modo tale da fare orario, non so, entro alle 8, esco alle 5. Sfruttano un po' di più la flessibilità. Da quant'è che lavori qua? Da 7 anni, dal 2017. Ho Porca iniziato in vacca. risorse umane. Quello che dico sempre è che è l'azienda in cui non sapevi di voler lavorare. Non ci conoscono in tanti, però nel momento in cui sai che cosa facciamo, ti rendi conto che siamo dietro a tanti processi di certificazione e ispezione di aziende famose, celebri, conosciute, ma giustamente la gente non lo sa, il cliente finale usufruisce del servizio, del prodotto e basta. Come ha detto Francesco, Bureau Veritas non è il classico brand conosciuto da tutti, però una volta che lo conosci non puoi più non vederlo. Infatti molti beni certificati da Bureau Veritas riportano il logo sull'etichetta o sul packaging. Torniamo al primo piano perché il video continua ma lui ci segue. Infatti Francesco in un programma in cui puoi esplorare le altre aree dell'azienda e ha deciso di concentrarsi sulla parte di comunicazione. Ci sarà un video da fare con Marcello Ascani come progetto, ho detto vabbè saliamo a bordo e mi ci sono tuffato a pesce. Questa è un po' la cosa, quindi vi seguo tutto il giorno fondamentalmente. Siamo scesi al primo piano per iniziare le nostre interviste. Prima tra tutti Claudia Strasserra, Chief Reputation Officer e Impact Manager. Il business delle certificazioni è molto legato alla sostenibilità. Infatti tutte le aziende devono rispettare certi standard e molte cercano anche di avvantaggiarsi. Qual è il problema? È quando le aziende fanno greenwashing, lasciando intendere di essere più sostenibili di quello che non
sono in realtà. È qua che le certificazioni sono fondamentali per fare in modo che ogni claim sia basato su dati reali, misurabili e verificabili. Ed è per questo che Bureau Veritas è diventata anche società benefit. Società benefit vuol dire che noi certo abbiamo lo scopo di lucro, ma accanto allo scopo di lucro abbiamo scritti nello statuto degli altri obiettivi per il beneficio comune. Che obiettivi sono? Quello di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e poi favorire la parità di genere, incoraggiare le donne a crescere nel mondo del lavoro in ruoli manageriali e tecnici. Poi abbiamo in generale obiettivi di divulgare la cultura della sostenibilità e dell'inclusione e ovviamente di ridurre il nostro impatto sull'ambiente. Non dimentichiamo la crescita professionale e la formazione dei nostri collaboratori, sia come dipendenti e anche come professionisti esterni che collaborano con noi. Queste 5 cose come si concretizzano in cose reali nell'azienda? Guarda, noi andiamo tantissimo nelle università e cerchiamo anche di raggiungere gli studenti delle scuole superiori. Lavoriamo quindi tanto con i giovani e cerchiamo di avvicinarli a noi anche in modo un po' più accattivante. Per le donne, allora il nostro è un mondo tecnico, dove si lavora spesso sul campo, in cantiere, dove cerchiamo tante donne ingegneri. Non è così facile, è ancora un mondo dove c'è una prevalenza maschile. Allora, quando noi facciamo le selezioni del personale, se vediamo che c'è una predominanza di candidature maschili, ci fermiamo e andiamo a sollecitare le candidature femminili. Facendo voi praticamente questo di lavoro per gli altri. Dobbiamo essere coerenti, Esatto. dobbiamo farle a casa Bisogna nostra. predicare bene, razzolare bene, questo è il detto? Sì, anche noi dimostriamo ad altre parti indipendenti che ci vengono a valutare che siamo in linea con le best practice internazionali. Poi noi siamo accreditati, vuol dire che c'è un ente super partes, che in Italia è un solo e si chiama Accredia, che viene a controllare la professionalità del nostro lavoro e il rispetto di determinate regole. Quindi anche le società di certificazione vengono certificate. Come ho detto, si possono certificare 1000 cose diverse, per cui entriamo un po' più nel dettaglio. Un altro tema fondamentale è l'aspetto della digitalizzazione e cyber security. Così ho parlato con Valentina Mussi, National Market Leader Cyber Security e Digital Transformation. Di che ti occupi qua? L'analisi di mercato per il posizionamento dei servizi di digital transformation e cyber security, quindi la comprensione del mercato per quanto riguarda lo sviluppo di queste tematiche, come Bureau Veritas li traduce per poter fornire servizi ai propri clienti. Per esempio, io voglio certificare che la mia azienda è blindata, super cyber sicura, e quindi voi andate a certificare. Questa è una cosa. È una cosa che si può fare, tu puoi fare una fotografia e scattare una fotografia di quello che sta succedendo in quel momento in quell'azienda, ma non puoi determinare che nelle prossime settimane quel livello di sicurezza garantirà il fatto che tu non possa subire un attacco cyber. Perché le cose si muovono velocemente. Bravissimo. Gli hacker ovviamente si attrezzano, le tecnologie cambiano. Dimmi adesso quali sono le cose che deve fare un'azienda per stare a passo con i tempi ed essere sicura. Un monitoraggio continuo della propria infrastruttura di rete. L'intranet, così si chiama? L'intranet, che però ad oggi c'è una connessione dall'esterno, ti consente ovviamente di far veicolare tutte le informazioni dall'interno all'esterno dell'azienda. Anche il cloud aziendale. Anche il cloud aziendale. quindi essendo tutto collegato, un hacker può tramite un punto d'ingresso con una mail arrivare fino al gestionale di una fabbrica e comprometterla. A quel punto io ho un attacco cyber all'interno dell'azienda che mi porta dei danni gravi, importanti, non solo in termini economici. È un problema perché io operatore che sto lavorando a bordo macchine e ad esempio il mio cobot non funziona più correttamente e magari mi colpisce, Certo. cioè io ho un danno anche di natura fisica molto importante. Un altro elemento molto interessante è l'aspetto reputazionale, perché ovviamente io se subisco un attacco cyber sto comunicando all'esterno al Che mio non sono mercato un'azienda sicura. che non sono un'azienda sicura. Le soluzioni più comuni sono sicuramente fare investimenti in ambito tecnologico, quindi software sempre più avanzati, ma appoggiarsi anche a persone competenti che siano in grado di valutare il livello di vulnerabilità della mia rete. Ma come funziona precisamente il processo di certificazione? Questo l'ho chiesto direttamente a Marco. Ti occupi di tutte quelle certificazioni in ambito economia circolare e sostenibilità, giusto? Sì, nell'ambito della sostenibilità ambientale ci sono tantissimi temi, dal tema del cambiamento climatico, quantificazione dei gas a effetto serra, Quanta CO2 quanta produce? CO2 emette, ciò che può essere quantificato può essere anche gestito e migliorato. CO2. Energia, quindi idrogeno, energia elettrica, rinnovabili, biocarburanti, l'acqua. Tutte queste tematiche si declinano in tantissimi servizi. Io so Sì. che voi lo avete fatto con Masterchef, quindi utilizziamo questo esempio. Raccontami esattamente come ha funzionato questo tipo di certificazione. Cosa vi ha chiesto di certificare Masterchef? I produttori di Masterchef ormai 3 anni fa, ovviamente lavorando col cibo, ci hanno chiesto un qualcosa per andare a ottimizzare in qualche modo le loro performance di sostenibilità e gestione degli sprechi alimentari. Quindi abbiamo proposto 2 protocolli privati che sono Green Audiovisual per la sostenibilità delle produzioni audiovisive e il Food Waste Management System, che è un protocollo privato nostro proprietario per la gestione degli sprechi alimentari. Uno dice un programma come Masterchef vuoi buttare tutto quel cibo che cucinate? Eh no, ci Esatto. sono dei protocolli in modo che non venga sprecato. Ci sono dei protocolli che permettono di ridurre dove possibile gli sprechi alimentari e gestire correttamente le eccedenze. Quanto ci vuole? Dipende. Nel momento in cui si avvia un processo di certificazione, l'azienda deve implementare tutte quelle che sono le procedure manuali, le regole che si definisce per dimostrare il rispetto dei requisiti definiti dallo standard. Quante persone sono coinvolte? Tendenzialmente le certificazioni
poi vedono coinvolte tantissime funzioni, dall'alta direzione per far partire un certo progetto, alle CHAR, le funzioni che si occupano di formazione, audit interni, i reparti tecnici. Lato Bureau Veritas, quante persone siete? Lato Bureau Veritas è un processo che vede coinvolte tantissime funzioni anche da noi, perché si parte con la funzione commerciale che ha la prima interfaccia con il cliente, poi c'è la funzione tecnica che stabilisce quanto tempo il tecnico ha bisogno per condurre un certo audit. Poi abbiamo la divisione che pianifica le attività di audit, gli auditor che vanno in campo a svolgere le attività di verifica. Quanti auditor servono per un'attività di verifica? Il team di verifica può essere composto da un auditor come da più auditor, dipende un po' dalle casistiche. E l'ultimo step è il comitato. Per dare garanzia poi anche di una buona imparzialità sul processo di certificazione c'è il comitato tecnico. Il comitato non può essere la stessa persona che ha fatto l'audit. Cosa fa quindi poi il certificatore? Qual è il lavoro che effettivamente va a fare con l'azienda? Noi abbiamo degli standard, possono essere pubblici o privati, che vanno a definire una serie di regole, criteri da rispettare. Quindi voi avete norme in libreria dove sappiamo che questo si fa così, questo si fa colà, questo si fa così e sapete tutto come andrebbe fatto e fate in modo che l'azienda lo capisca. Esatto, le norme fissano le regole. Noi verifichiamo che le organizzazioni rispettino queste regole. E voi questi standard li create anche in casa o li prendete da fuori? Sono standard che creano altri enti. Anche entistatali, dicevi, no? Enti governativi, insomma di matrice europea o statale, e poi abbiamo standard Privati. che sono di natura privata. Quali sono le norme che vanno per la maggiore? Cioè quali sono le più richieste che vi chiedono di verificare? Allora, i principali enti di normazione sono ISO, che è l'International Standardization Organization, e UNI, che è l'ente di normazione italiano, che pubblicano una serie enorme di standard di certificazione o standard di normazione che poi noi enti applichiamo. E di che ambito si tratta? Si spazia davvero qualsiasi tipo di tematica, dall'ambito ambientale, che è quello che seguiamo noi, a aspetti più di natura sociale, di qualità. Un'organizzazione che implementa uno standard di certificazione e soprattutto lo fa certificare da un ente è un'organizzazione che sa dimostrare il rispetto dei requisiti definiti da quella norma. Sono norme che permettono la standardizzazione di certi processi e permettono di fare anche una comunicazione che sia trasparente, inattaccabile, verificabile, verificata, che non porti a dubbia interpretazione. Quindi da un lato abbiamo gli standard, procedure precise scritte nero su bianco per ogni argomento che potete immaginare, e dall'altro abbiamo l'azienda che vuole certificarsi. In mezzo c'è l'auditor che si assicura che l'azienda rispetti questi processi. Ora che sappiamo come funziona, possiamo parlare con Diego D'Amato, amministratore delegato di Bureau Veritas dal 2020 e tra l'altro in azienda da 20 anni. Mi ha raccontato come è diventato amministratore delegato e anche la storia dell'azienda. Io ho iniziato nel 2002 ed ero un fornitore. Cosa fornivi? Servizi di ispezione e auditing. Noi oggi abbiamo un parco di oltre 1000 fornitori che fanno la stessa cosa che facevo io all'epoca. Nel 2003 ho avuto l'opportunità di fare lo stesso lavoro ma da dipendente. E da lì qualche anno di attività di campo dove giravo l'Italia e il mondo. Io mi occupavo nello specifico di certificazioni in ambito ISO 9000, quindi qualità, sicurezza delle informazioni, sicurezza nel mondo health and safety e una certificazione molto particolare nel mondo del ferroviario. E poi si passa al commerciale. Ho iniziato al commerciale, prima un commerciale part-time, qualche giorno in meno dai clienti dal punto di vista tecnico e qualche giorno in più dai clienti dal punto di vista commerciale. Come funziona la parte commerciale di un'azienda comunque molto B2B? È vero, noi lavoriamo con aziende grandissime, enormi, ma il nostro mercato è il mass market. La nostra azienda media ha i 15, 20 dipendenti, ma abbiamo anche aziende singole di una persona, fino ad arrivare a aziende da centinaia di migliaia di dipendenti. Prendiamo la tua maglietta, è fatta di cotone, quel cotone potrebbe essere stato verificato nella sua filiera in ambito di responsabilità sociale e non solo da Bureau Veritas, ma il cotone stesso potrebbe essere biologico, che potrebbe essere stato verificato da Bureau Veritas, o il gas o l'elettricità che hai messo nella tua macchina potrebbe essere stata verificata da Bureau Veritas nella sostenibilità della filiera piuttosto che una percentuale di gasolio verde piuttosto che energia verde. Comporta che la nostra attività commerciale sia completamente diversificata dal settore. E la tua attività commerciale com'era? La mia attività commerciale era legata ai clienti diretti, all'epoca con ancora le pagine... Certo, avevi la rubrica. Avevo la rubrica col telefono e contattavo. Quanti anni sei stato commerciale? 4-5 anni, Okay. ma in questi 4-5 anni ho iniziato a estendere un po' il perimetro e verso la fine è stata data anche una responsabilità non solo sulla parte vendite ma anche sulla parte più operation. Quindi ho iniziato a vedere i numeri dal lato vendite ma anche dal punto di vista poi operativo e di pianificazione. Quindi questo è stato il primo salto forse manageriale. Perché è una vista più generale su come funziona l'azienda. Esatto, quindi non solo più dal punto di vista di vendite ma anche come si porta a casa magari un credito insoluto. E da là il salto a diventare amministratore delegato? Sono voluti anni, fortunatamente, perché comunque l'esperienza è fondamentale. Il mio percorso è stato quello di allargare piano piano sempre i perimetri di responsabilità, arrivando fino al 2020, dove ho preso la responsabilità come amministratore delegato. Direi che è stato l'anno perfetto. Assolutamente. Un battesimo col fuoco, un gennaio, un febbraio partiti veramente molto bene e un marzo con una chiusura dove nessuno di noi era pronto o aveva un'esperienza per gestire quello che abbiamo vissuto. Il fatturato globale, veleggiamo, spero quest'anno di arrivare vicino ai 200 milioni come fatturato. Italiano. L'Italia guida 4 paesi, la Svizzera, Malta e Grecia. Bureau Veritas però è un gruppo internazionale, la sede è a Parigi, l'azienda ha un turnover di circa 6 miliardi di euro, siamo quasi 100.000 persone,
siamo presenti in 140 paesi, ma la cosa più interessante è che è un'azienda storica. Noi nasciamo nel 1828, arriviamo in Italia nel 1839 e siamo citati ad esempio nel libro 20.000 leghe sotto i mari come registro di classe, perché Bureau Veritas nasce nell'epoca come registro navale e semplificandola molto, Bureau Veritas classificava le navi per portare determinata merce su determinate rotte. A breve faremo 200 anni di vita. Per me è un orgoglio lavorare in un'azienda di 200 anni di vita che ha saputo interpretare assolutamente i cambiamenti del mercato, evolvendo insieme alle necessità dei nostri clienti, evolvendo anche con l'evoluzione economica ma anche sociale. Allora, la mia giornata tipo è di 24 ore. Mi piace incontrare i clienti, cerco di incontrare i clienti o di partecipare ad eventi e questa è una piccola parte ovviamente non quotidiana. Il mio quotidiano normalmente è essere a disposizione del mio gruppo, perché se l'azienda va bene perché c'è il gruppo. Io ho un comitato di direzione fatto da 11 fantastiche persone, ognuno segue determinati tipi di business o attività funzionali e il confronto con loro è praticamente costante. L'amministratore delegato nella sua giornata deve pensare, questa è un po' la mia visione dell'amministratore delegato, deve pensare a domani per gestire il quotidiano e l'oggi, perché io devo capire cosa sta succedendo, avendo la visione d'insieme, per organizzarmi, per affrontarlo. Certo, e dagli spunti queste 11 persone che poi devono ribaltare operativamente. Esatto, e tanti spunti me li danno loro, il coinvolgimento è fondamentale. Insomma, la storia di Diego sembra presa da un film. 20 anni nella stessa azienda, scalandola fino alla vetta. Ha avuto modo di vedere ogni angolo e ora conosce l'organizzazione da tutti i punti di vista. Rimane da sapere solamente una cosa: come si lavora in Bureau Veritas. Ne ho parlato con Chiara, che mi ha raccontato dalla cultura al candidato ideale. Con chi siamo? Chiara Di Cesare, mi occupo di formazione e sviluppo della cultura interna di Bureau Veritas. Sono in Bureau Veritas da 7 anni e mezzo circa. Allora, noi siamo in tutta Italia circa 1100 persone. Siamo suddivisi in società, quindi abbiamo 6 società all'interno del gruppo Bureau Veritas Italia. Questo ci permette anche di differenziare i nostri servizi che poi eroghiamo ai nostri clienti e di conseguenza anche di attrarre persone che hanno background differenti. Quindi ciò vuol dire che i nostri dipendenti sono sia tecnici, quindi persone che fanno attività sul campo, quindi presso i nostri clienti, ed è circa il 70% della popolazione tecnica. Ci avvaliamo anche di una forza lavoro esterna, quindi di professionisti esterni che appunto ci permettono di rispondere alle esigenze dei nostri clienti in modo essere un po' più elastici. Esatto. Abbiamo anche una fetta importante della nostra popolazione che è un po' il nostro back office, che permette poi alle nostre persone di andare sul campo. Certo. Commerciale, amministrazione e controllo, finanza, tutte queste cose qua, immagino. Esatto. Siete una delle poche aziende che deve assumere, penso, il più ampio tipo di profili diversi dei candidati. Come fate? In primis università, quindi quando cerchiamo dei junior, comunque delle persone giovani, andiamo in università, quindi abbiamo stretto tante partnership con diverse università di tutta Italia. Poi attraverso eventi di networking tramite associazioni terze, facendoci insomma conoscere. Ci fate conoscere. Dato che ti occupi di cultura interna, raccontami un po' come funziona questo aspetto. Quali sono i vostri valori, praticamente come si mettono a terra? Sono 4 i nostri valori. Il primo è l'apertura di inclusione. Siamo anche certificati per la UniPDR 125 parità di genere e facciamo tante attività, sviluppiamo tante iniziative in questo ambito. Facciamo anche i gruppi, abbiamo lanciato dei Employee Resource Group sulle donne nel mondo del lavoro. Sono dei gruppi autogestiti dai nostri dipendenti, uno sulle donne nel mondo del lavoro e l'altro sulla parte del dialogo multigenerazionale. Altro valore, umiltà e ambizione. È importante essere ambiziosi, sì, per raggiungere gli obiettivi che il nostro business costantemente ci dà, ma è fondamentale anche essere umili. Soltanto grazie all'umiltà riusciamo a crescere. Altro valore è la fiducia, in quanto cerchiamo di trasmettere proprio fiducia al nostro cliente nel lavoro che facciamo costantemente in campo, e si lega anche molto con la responsabilità di apporre il nostro logo, ma anche responsabilità interna nel gestire le nostre persone, nel gestire le nostre risorse. La fiducia per voi è tutto, è certificate, per cui si deve fidare al cliente, è la cosa più importante in assoluto. Esatto. Una parola chiave per Bureau Veritas, soprattutto per noi risorse umane, è proprio l'ascolto. Cerchiamo di ascoltare costantemente le nostre persone, i nostri dipendenti, ma abbiamo anche tanti focus group. Mi viene in mente il focus group sulla generazione Z, 6 persone provenienti da diverse città italiane. Noi assegniamo un tema, per esempio, come possiamo continuare ad ingaggiare i giovani. Ah, chiaro. E loro vi diranno, usate TikTok. Esatto, ci danno delle idee. Altra cosa è una survey. Noi lanciamo annualmente una survey che si chiama Be Vocal, che è proprio una survey di clima. Quindi andiamo a chiedere alle persone come stanno. Un sondaggio. Come va? Bene, male. Ad oggi quali sono le figure che cercate di più? Ci stiamo focalizzando molto sulla parte innovation, sulla cyber security, sulla sostenibilità, che ha diverse sfaccettature. Quindi sostenibilità ambientale, sostenibilità finanziaria e tutto ciò quindi che rientra in questo mondo. Questo, diciamo, è il punto più caldo, ma continuiamo a cercare anche tecnici
unici che lavorano anche in ambito food. In descrizione vi lascio la pagina del sito con le posizioni aperte. Quindi fatevi avanti se siete nel settore delle energie rinnovabili, delle infrastrutture, edilizia, ferroviario, sostenibilità sociale d'impresa e sostenibilità ambientale. Cosa cercate in un candidato? Qual è il candidato ideale dal punto di vista proprio di tutti gli aspetti? Allora, sicuramente cerchiamo persone che vogliono lasciare il segno. La tagline di Bureau Veritas è Leave Your Mark. Cosa vuol dire per noi lasciare il segno? Sia dare un feedback ad un collega, per noi già questo è lasciare un segno. Quindi fare in modo che l'ambiente di lavoro sia un ambiente collaborativo che permette di raggiungere poi gli obiettivi sia personali ma ovviamente anche aziendali. Ma lasciare il segno per noi vuol dire anche presso i nostri clienti. Lo facciamo, come dicevamo, con il logo, ma non solo, trasmettiamo fiducia, trasmettiamo responsabilità ed è quello che cerchiamo nei candidati. Assumete solo candidati laureati? No, secondo dei dipartimenti e dei team dove andiamo ad inserire le persone, assumiamo anche persone diplomate. Quanto è importante il voto? Che spesso mi chiedono questa cosa. Non è importante, noi andiamo più sull'attitudine, soprattutto per un giovane, no? Sull'attitudine, sulla voglia di mettersi in gioco e soprattutto di accogliere il cambiamento. Siamo una società molto dinamica, cambiamo organizzazione molto spesso. Ci piace anche proprio far crescere le persone in modo orizzontale, quindi non soltanto crescita verticale, ma anche far cambiare ruolo all'interno dell'azienda. E così ho scoperto una nuova azienda in un altro mercato che non conoscevo, cercando di capire il dietro le quinte per imparare qualcosa di nuovo per il mio percorso da piccolo imprenditore. Non sapevo che esistessero servizi del genere ed è fantastico come in un'unica azienda vengano convogliate persone esperte nei campi più disparati. Penso che sia un ambiente veramente stimolante, per cui vi lascio tutte quante le informazioni in descrizione per potervi candidare. Ciao!